Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista mettilo in castigo così. E se il narcisista lo metti in castigo in questo modo, cosa accade? E vediamo come può essere un modo di mettere in castigo un narcisista, e poi è proprio il caso di spendersi in questo, di affaccendarsi in pratica in vendette, rivalse nei confronti di partner o di ex. Questa è infatti una variante di come vendicarsi di un narcisista, idea che piace a molti e molte ex di manipolatori affettivi, specie se narcisisti o personalità molto simili, istrioniche, a volte borderline, antisociali, sociopatiche, tutte quelle personalità che in amore sono tanto brave a fare soffrire i loro partner. Pensiamo se tutte le ex di un narcisista o tutti gli ex di una narcisista si vendicassero insieme, non tornando mai più con il narcisista o la narcisista. Non sarebbe una bella vendetta e punizione questa? E non sarebbe sufficiente per isolare una volta per tutte e mettere veramente in punizione e in castigo manipolatori affettivi di ogni risma e anche e soprattutto per renderli innocui? Certo è che finché pensi, per esempio, pensiero tipico di una ex, di un narcisista, ci torno insieme per vendicarmi lasciandolo io questa volta, ma così non fai altro in realtà che alimentare l'orgoglio, la soddisfazione del narcisista, perché al narcisista sarà sufficiente che tu ci sia ancora per il tempo che ci sarai, perché poi tanto troverà sempre alimento affettivo fin tanto che ci sono donne disposte a ritornare con lui, fosse anche solo per poco tempo. A volte si dice realizzati e dimentica il narcisista, e questa è già una vendetta. È quello che per lo più ho detto io stessa in primis, ma pensiamo anche che nel momento in cui il narcisista ti scarta o si fa scartare da te, di te in realtà non gliene importa più niente. Se il suo è uno scarto provvisorio ed ha la curiosità di spiarti, in tal caso non serve nemmeno che fai i salti mortali per dimostrare chissà che cosa. E non c'è niente che devi dimostrare a un narcisista, perché se non ha saputo apprezzarti in quello che vali, questo non è stato in grado di farlo la prima volta con te, non lo farà nemmeno dopo. Puoi diventare anche la donna più famosa del mondo, poniamo, se cerca di ripescarti per questo motivo, vorrà dire che ti terrà in piedi solo per quel motivo, non perché ti apprezza e all'improvviso ti ama. Amare significa proprio sapere cogliere quello che è essenziale cogliere di una persona, e non per niente è così bella quella frase di Exupéry: l'essenziale è invisibile agli occhi. È invisibile perché è l'amore in grado di cogliere quell'essenziale, e tu devi cercare chi sa cogliere le parti più profonde e meno manifeste di te, non per chi magari si faccia abbagliare per le tue qualità più manifeste. Altrimenti dovrai accontentarti di avere al tuo fianco una persona superficiale in grado di apprezzarti solo in superficie, che a volte sembra veramente che sia quello che tante donne e uomini innamorati di queste persone tossiche sono disposte a fare. Ma tu invece sei convinto di valere come persona? Se sei convinta di questo e lo riconosci veramente, vedi, tocchi con mano il tuo valore di persona, allora valuta tutto quello a cui sta rinunciando una persona che si è appressata a te e non ha poi saputo apprezzare le tue qualità, oppure le ha intraviste per poi gettarle via pensando che erano troppo a buon prezzo, perché questo è il motivo per cui tante volte un narcisista ti scarta perché ti avverte troppo a buon prezzo. In fondo ti sei concessa o ti stai concedendo in modo così munifico su un piatto d'argento. Allora, a questo punto, dagli tutto quanto vuoi donare a questa persona. Fallo pure, ma poi senza tante storie, togliti di mezzo, senza esitazioni, senza spiegazioni. Non devi spiegare niente né recriminare niente. Non serve in ogni caso, non serve con un ex, tantomeno con un narcisista, come per esempio pontificare o peggio minacciare che poi non ti troverà più o cose di questo tipo, come se questo avesse un valore nel momento in cui è lui a rompere con te. Senza contare che se poi tu ritorni sui tuoi passi, proprio dopo aver enunciato simili verdetti, come potrai sentirti, con che faccia ritornerai o ti lascerai ripescare da lui dopo aver detto che tu non ci sei più, che lui ti perde, che non sa
chi sta perdendo o cose di questo tipo. Vai senza tante parole. Congedati senza tante storie e tante spiegazioni. Il narcisista è una persona che ha bisogno di conferme solo nella misura in cui non capisce se ci sei o ci sei ancora, penserà di ripescarti o anche solo di sincerarsi che tu ci sia ancora. Se non lo farà sarà perché di conferme gliene hai date fin troppe e sa che ci sarai sempre per lui. Magari non è così, ma sarà quella la sua idea. Quindi, vuoi mettere in castigo un narcisista? Se sei ancora in relazione con lui, un narcisista lo metti in castigo destabilizzandolo, e un narcisista lo destabilizzi se non gli dai più coordinate certe di te. Cominci quindi a mischiare le carte sul tuo modo di fare con lui, senza freddezza o indifferenza, ma smettendolo di dare troppe conferme, certezze. Quindi ci sei e non ci sei, mostrati carinissima con lui, ma poi sparisci prendendoti i tuoi spazi. Impara a disertare a qualche appuntamento o a certe consuetudini, non in modo cafone, non si tratta di fare questo, ma semplicemente di non darti per scontata, perché un narcisista questo non è in grado di apprezzarlo, di dare valore alla tua presenza, magari persino incondizionata. Questo semmai lo fa scappare. Se invece hai chiuso con lui, ricostruisci la tua vita. Bisogna imparare a perdere le cose, e le cose di poco valore non dovrebbe essere così faticoso lasciarle andare. Mettiti nell'ordine di idee che se una persona se ne va, vuole proprio dire che non aveva alla fine un grande valore per te. Non era la persona giusta per te, per apprezzarti, per arricchirti, oltre che per amarti. I narcisisti si mettono quasi sempre in castigo da loro stessi, proprio e soprattutto perché non sanno apprezzare le persone, soprattutto le persone che sono in grado di amarli. Non sono in grado di apprezzare le persone nella loro vera essenza, non sono in grado di cogliere il vero valore di ogni persona, ma solo di coglierne la superficialità. Il narcisista è della superficialità di una persona che si invaghisce di quello che crede di intravedere in quella superficie. Quindi non occorre nemmeno che ti impegni tanto nel cercare di vendicarti, di rivalerti di un narcisista o di una narcisista. Davvero queste personalità si autosabotano da loro stesse, specie e sicuramente in amore. Non saranno mai felici in amore questi individui, perché non è l'amore che li guida, ma sempre un suo surrogato. Anzi, si potrebbe dire un surrogato di quello possiamo dire amore. Quindi non amore. A volte è solo una parvenza per loro. E pensiamo anche che mentre noi coltiviamo gli altri, aggiungendo, loro tolgono. Pensa che sciagura, tu aggiungi persone, conoscenti, amici, partner, e lui invece toglie, getta via. Quale sciagura si abbatte in chi invece di sapere coltivare, raccogliere e tenere, con l'impegno che questo comporta, anche nelle incomprensioni che a volte possono esserci nei rapporti, ed è proprio nei rapporti più importanti che a volte possono sorgere momenti di conflittualità, non solo nei rapporti tossici. E proprio per questo è necessario un impegno, una capacità di tenere insieme e di coltivare ogni rapporto. Quale sciagura invece in chi, non sapendo fare tutto questo, butta via, getta via come fa un beccaio con le frattaglie. Ti abbraccio forte, sempre felicissima di leggerti, di sapere come la pensi, naturalmente come stai, e anche di rispondere alle tue domande. Se apprezzi questi video, il mio lavoro, metti mi piace ai video. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.